Radio GRP, Marco e Gio, ma soprattutto è ritornata la nostra professoressa italiano, la professoressa Danila Elisa Morelli. Buongiorno a tutti, come state? Bene, grazie. Buongiorno. Allora. L'abbiamo fatto per lei, per farla stare bene, l'abbiamo riportata nel suo ambiente normale. In pratica io ragazzi, fatevi sentire. Buongiorno ragazzi, abbiamo una classe media. Vi piace di più la vostra professoressa, quella che avete voi di solito, o la professoressa di italiano qua, la Morelli? Vabbè, non posso per forza, dai. perché lei non vi dà i voti, ma voi non lo sapete, lei è cattivissima, è veramente cattiva. Una prof di livello. Dunque, noi in sua assenza abbiamo fatto un sacco di compiti, ma ho dimenticato il quaderno a casa. Pareva. Sì. Io la Me l'ha mangiato il cane. Sono stato male. Sì. Esatto. Ok. Quindi lei quindi mi niente. giunge qua E quindi parlando oggi di qualcosa. spiegazione, per forza, non posso interrogare. Di che si parla? E adesso vi frego io, perché non vi dico subito la parola di oggi, ma vi do degli indizi. Ecco, stiamo a posto. Ecco, intanto, pensando alle lezioni passate, è una sincrasi, cioè una parola macedonia. Quindi è l'unione di due o più parole. Poi è una parola che ha iniziato a circolare nel 2008. Quindi è una cosa recente, quindi non c'entra niente col latino e col greco. E c'entra col greco, ma in una maniera un po' così. Nel senso che è entrata in uso un pochino nel 2008 grazie a una ricerca commissionata praticamente dall'ente postale britannico. Questa ricerca è stata fatta da un ente di ricerca che si chiamava YouGov e su un campione di circa 2100 persone, e hanno scoperto, questo già nel 2008, che esisteva una patologia che però non è codificata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ancora, ma probabilmente lo sarà presto. Sì. Una patologia che riguarda l'assenza del cellulare, o meglio di tutti i device, termine ovviamente che si usa molto per intendere Adesso cellulari, tablet, eccetera. Perché su questo campione di 2100 persone, era il 2008, quindi immaginate adesso, il 53% ha dichiarato di soffrire di disturbi di ansia nel momento in cui o il cellulare era scarico, o non c'era credito, o addirittura lo avevano dimenticato a casa. Sono ufficialmente malato. Esatto, No, a me perché non me ne poi, frega tra niente. l'altro, il 58% degli uomini ha dichiarato questa cosa qua, contro il 48% delle donne. Quindi le donne sono un pelino più distaccate. Un pochino più distaccate. La cosa bella quindi è che hanno voluto, questi inglesi, coniare un termine che in realtà già quell'anno è stato utilizzato la prima volta dalla Repubblica, il quotidiano Repubblica, e poi è entrato nei neologismi, cioè nelle nuove parole della Treccani. Sì, ho capito. Oggi la si trova. Qual è sta parola? Esatto, ho capito. Ancora niente? Non ci No. siete arrivati? No, che ne so, media, soffrire per la mancanza del telefono. Mediapatia. Ma che ne so, non lo media Allora, ve la dico all'inglese. media mancanza, media. Posso? Prego. Nomofobia. Nomofobia. La dico all'inglese, non Sì. dico nomofobia, No. perché noi in teoria cosa usiamo? Usiamo questa parte, fobia, che è un suffissoide, cioè una parola greca pura, che noi utilizziamo per formare tutte le parole che hanno a che fare con le paure. Sì. Ok. Agorafobia, la paura degli spazi aperti di cui soffriva Manzoni. Aracnofobia. Aracnofobia, certo. la paura dei ragni, la claustrofobia, dei posti chiusi, e si potrebbe andare avanti. Se noi però dicessimo nomofobia, verrebbe fuori la paura delle leggi, perché nomos in greco significa legge. Infatti noi diciamo astronomia, economia, sono le leggi che governano i soldi o gli astri nel cielo. Quindi in questo caso è meglio dire nomofobia, perché il termine verrebbe da no mobile phone fobia. Hai Ma che capito, storia, fantastico. Pazzesca. L'avete capito? Facciamo un applauso, professoressa. Brava. Sì, applauditela adesso perché non vi dai i voti, se no Infatti, altro che questa qui è terribile. Sì, e la cosa preoccupante è che in effetti questo problema sta soprattutto in Italia, e c'è l'associazione Umberto Veronesi che già ne parla su internet, eccetera. Per farvi capire, il termine che nel 2021, cercandolo su Google, aveva soltanto 351.000 occorrenze, digitato ieri da me 1.170.000. Vedi? Quindi questo termine sta entrando nell'uso comune e sta entrando con altri termini, tipo il vamping, quello che fa tuo figlio, stare al cellulare la notte. Il vamping. Il Adesso te lo vamping. spendi con tuo figlio, una figa. smettilo di fare il vamping. Cercando varie parole sulla fobia ho trovato anche, perché mi sono detta, ma ci sarà una paura della radio?
di Marco Gio. Ci saranno Può persone essere, che hanno paura c'è? di mettere su radioterapia per Sì, Marco può Gio. è La facile. GRP In fobia, realtà no, dai. esiste la radiofobia, ma è la paura della radioterapia e ne ok. soffriva Bob Marley. No. Che No. rifiutò la radioterapia quando ne aveva bisogno. Vedi, alle Hai capito? volte la a questo punto io paura... avrei da fare ancora una domanda su... No, purtroppo È no, andata. il tempo No, ma è proprio andato. su- Grazie mille, prof. Buona Alla giornata. prossima, buona settimana. Arrivederci.